Buongiorno a tutti. La notizia di oggi è davvero agghiacciante. Se avete letto il titolo, nella giornata di martedì la Bicocca, l'Università di Milano, avrebbe voluto rinviare il corso su Dostoevskij dello scrittore Paolo Nori e poi invece il giorno dopo, cioè tra martedì e poi mercoledì mattina, hanno fatto marcia indietro dall'università e quindi il corso si farà. Ma al di là di questo episodio specifico, io poi voglio arrivare a ragionare sul concetto di cancel culture, ossia sulla cultura della cancellazione, cioè questo delirio, questo tentativo disperato da parte di certa gente nel voler reinventare, reinterpretare e rileggere la storia, quasi fosse un crimine nostro personale, ciò che è già successo nel passato. Noi non abbiamo colpa se gli antichi romani, per esempio, hanno ammazzato migliaia se non milioni di esseri umani, non abbiamo nessuna colpa noi personalmente se Adolf Hitler ha assassinato 6 milioni di ebrei. Questo significa forse che tutti questi signori vanno esaltati, osannati o difesi? Assolutamente no. Però se ci fate caso, anche il fatto di doverlo sottolineare ogni volta è significativo, perché sembra quasi che quando una persona la pensa in maniera diversa, quando cioè una persona ha un'opinione differente, subito però deve dire no, ma sa, io però non condivido, non sono d'accordo con loro. Ecco, già questo è grave, perché quando si arriva al politicamente corretto, quando si arriva all'eccesso, all'esasperazione, diventa davvero censura, come è stato in questo caso. Poi la decisione è stata annullata, quindi in realtà il corso si fa e si va avanti, ma è interessante la motivazione, cioè hanno detto che il corso si sarebbe dovuto rinviare per evitare qualunque forma di polemica. È un concetto, è una frase davvero agghiacciante, cioè nel 2022, nella nostra società moderna, se noi davvero ci definiamo persone civili, aperte mentalmente, dovremmo basare tutta la nostra società e il nostro modus vivendi sul dialogo, sul confronto. Cioè questa è una società che non vuole più il confronto, e questo lo vediamo tutti i giorni a scuola. Bisogna essere esecutori, noi dobbiamo eseguire gli ordini, punto. Non ci devono mai essere critiche, ma non le critiche violente, le offese o le violenze fisiche. Io parlo proprio della critica costruttiva, cioè del chiedersi il perché, del ragionare. Ma perché non possiamo avere persone che la pensano diversamente da noi? Cioè, qual è il problema? Pensate anche alla politica. Adesso io butto dentro tante cose che sembrano scollegate, in realtà hanno tutte un filo conduttore comune. Quando ci sono le elezioni sentite dire certi partiti: se non vinciamo noi vince la destra. Cioè, ma è una cosa assurda, cioè sembra che l'alternativa sia il nemico, la bestia nera, il diavolo in persona. Guardate che è davvero una cosa pericolosa, perché la costruzione di una dittatura monopartitica parte sempre dalla denigrazione del nemico e dalla macchina del fango. Pensate che anche gli antichi greci usavano questa tecnica quando non riuscivano a vincere contro l'avversario, quando temevano di essere sconfitti alle elezioni, puntavano sulla sfera personale, quindi iniziavano a calunniare l'avversario e a far circolare voci vere o false che fossero, però al solo scopo di farlo perdere. Guardate che è davvero una cosa grave, cioè indipendentemente dal nostro orizzonte politico, qua non vuole essere pro destra o pro sinistra perché non me ne frega niente assolutamente, è una questione anche di principio. Cioè se una persona la pensa diversamente da me, esclusi i facinorosi, esclusi naturalmente gli estremisti, quello è ovvio, lasciamo perdere, però se una persona ad esempio ha un'idea diversa dalla mia sulla questione dei matrimoni omosessuali, oppure che ne so, su come investire il denaro, sulle energie rinnovabili, sull'aborto, su tutto quello che volete, ma perché bisogna etichettare tutti come
omofobo, xenofobo e tuttofobo, tutto quello che volete, quando una persona si comporta bene, rispetta le regole, ma ha semplicemente un'idea diversa dalla nostra. Cioè io non riesco proprio a capire quale tipo di società noi vogliamo costruire, perché anche a scuola, se non c'è dibattito, se dobbiamo solo essere esecutori, ma cosa possiamo trasmettere a questi ragazzi? Cosa verrà fuori, io mi chiedo, da queste aule scolastiche? Cioè la scuola, l'università nel nostro caso dovrebbero essere proprio il fulcro, la fabbrica da cui davvero dovrebbero uscire tutte le idee, anche innovazioni possibili, immaginabili. Poi se un'idea è sbagliata si fa notare, si cerca il dialogo, si tenta di argomentare attraverso le proprie tesi, attraverso dei dati, delle ricerche, e si fa comprendere. Ma io non capisco perché quando una persona ha un'opinione diversa subito venga attaccata, denigrata, quasi abbattuta sul piano verbale ideologico, solo perché appunto è scomoda, oppure perché dice una verità diversa, alternativa, o fa notare un aspetto che finora non era mai stato trattato. Cioè a scuola diciamo sempre che bisogna costruire una società pensante, è una comunità pensante, una comunità dove tutti dovrebbero partecipare come protagonisti attivi, non come semplici spettatori. Ecco, ma se non c'è dibattito, se non c'è discussione, dove andiamo a finire? Ricordiamolo, la motivazione per evitare qualunque tipo di polemica è davvero una frase agghiacciante, perché significa che il potere, coloro che sono al potere, devono ottenere tutto sotto controllo. E ricordatevi che il controllo, quindi il potere, deriva dall'ordine, perché se non c'è ordine, se c'è caos, naturalmente c'è anarchia, c'è rivoluzione. Quindi dobbiamo assolutamente rimanere tutti dei semplici soldatini, degli esecutori, ed evitare quindi di pensare, mai farsi spegnere il pensiero critico. Poi non ho ancora capito cosa caspita c'entri Dostoevsky con la guerra russo-ucraina, quindi con Putin, con l'Ucraina, che si sta verificando adesso. E a questo punto allora noi non dovremmo più praticamente aprire il libro di storia, non dovrei più studiare il nazifascismo, non dovrei più occuparmi dell'impero romano, visto che lo stesso Tacito, immaginandosi da un punto di vista esterno, definì i romani coloro che portavano la guerra chiamando la pace, quindi seminavano distruzione in tutto l'impero e loro la chiamavano pace. Oppure non dovremmo più occuparci allora delle rivoluzioni, perché anche lì morti a bizzeffe, delle guerre di religione e così via. Ma davvero stiamo scherzando? Spero. Diventa davvero un delirio, un abominio proprio storico, ecco perché si vorrebbe appunto eliminare ciò che è stato. La cultura cambia, cambiano i nostri valori. È chiaro che noi non esporremmo più i bambini perché deformi o perché disabili davanti alla porta di casa come facevano i romani. Nessuno si sognerebbe di gettarli dal monte come facevano nell'antica Grecia. Mi pare ovvio, non è neanche necessario più ripeterlo, ma la storia va studiata, perché la storia ci permette di uscire dal nostro contesto, dalla nostra situazione personale, quindi ci permette anche di osservare la realtà da punti di vista diversi, ci permette di capire come la pensassero gli altri, cosa vivessero, quali fossero le loro paure, e soprattutto ci permette di comprendere il presente. Cioè la storia è una delle materie più belle di tutte, forse la più bella, addirittura più della letteratura, oserei dire in alcuni casi, ma dipende sempre da come ci viene insegnata. Se noi ci limitiamo a uno sterile elenco di date e di battaglie, è chiaro che sarà noiosa e non piacerà a nessuno, ma la cosa veramente disarmante è questo tentativo di eliminare anche le verità scomode. Pensiamo alle foibe, quando uno dice però le foibe sono state davvero un abominio, un'atrocità contro migliaia di italiani, solo perché dopo la vittoria ovviamente della seconda guerra mondiale si pensava che tutti gli italiani fossero fascisti. Anche questo ovviamente è sbagliato. Quello che io voglio farvi capire
capire è che la violenza non ha colore politico, non è giustificata se è di destra o di sinistra, ma è sempre da condannare in ogni caso. Se io vengo ammazzato e per vendicarmi ammazzo a mia volta, non sono migliore del mio assassino, e ce lo ha ricordato Liliana Segre quando ha testimoniato la sua liberazione dal campo di concentramento. Lei avrebbe avuto la possibilità di sparare a quella guardia, a quel carceriere, ma non l'ha fatto, e la tentazione, dice, è stata forte, ma si sarebbe abbassata al suo stesso livello. È questo che io voglio farvi capire. Quindi non significa che hanno fatto bene da una parte o hanno fatto male dall'altra, significa che la guerra, la violenza e la sopraffazione sono sempre sbagliate da qualsiasi parte. Quindi negare anche per esempio le foibe, osare dire che non ci sono state o che hanno avuto delle ragioni per farlo, è davvero un abominio, è una bestemmia, è una cosa che non si può sentire. Non ci sono giustificazioni, come non ci sono giustificazioni per l'Olocausto o per qualsiasi altra atrocità che l'essere umano ha compiuto nel corso del tempo. Pensiamo anche a tutte le statue di Colombo che in America avrebbero voluto abbattere, e alcune le hanno già rimosse, per esempio. È comunque un simbolo del nostro passato, cioè diventa quasi un monito affinché noi non ripetiamo più quello che è già successo. Rimuovere significa quasi cancellare, proprio perché la scusa è quella di non urtare la sensibilità delle persone. In realtà, come ci insegna Primo Levi, un popolo senza passato è destinato a riviverlo. Quindi veramente non vogliamo rivivere assolutamente queste atrocità. Quindi è bene che stiano lì le statue, è bene che ci siano questi romanzi, queste storie, perché devono ricordarci da dove siamo partiti, da dove siamo arrivati, e soprattutto quindi ci servono per prendere delle vie diverse, delle vie alternative. Nessuno tocchi Dostoevsky, nessuno tocchi la cultura, non ci dobbiamo azzardare assolutamente. Ricordiamo anche le parole del nostro caro amico Cicerone quando disse che historia vero testis temporum lux veritatis vita memoriae magistra vitae nuntia vetustatis, perché è sempre bene ripassare questa frase dal deo oratore di Cicerone: la storia in verità è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità. Questo non significa che la storia ci permette di prevedere il futuro, ma significa che noi comunque possiamo imparare qualcosa. Ci insegna che alcune cose possono essere ripetute, che purtroppo l'uomo spesso non impara dai propri errori, ma non dobbiamo assolutamente rimuoverla, perché la storia parla di noi, parla di tutto quello che noi abbiamo fatto nel bene e nel male. Spesso per rimuoverla ci sono anche strategie alternative. Pensiamo a quando ci dicono: se una cosa non ti serve, cioè a livello pratico immediato, a che serve studiarla? Per quale motivo occuparsene? Va tolta. Il latino non lo devo studiare, è una lingua morta, studierò l'inglese. La storia in fondo non mi serve a niente, perché magari devo diventare un medico oppure un bancario o un avvocato, quindi posso tranquillamente eliminarla. Scrivere non mi serve più a nulla, perché tanto adesso tra messaggi vocali e la tecnologia posso tranquillamente non sapere più scrivere. Fra poco non leggeremo neanche più, perché tanto non ho bisogno di pensare, basta eseguire gli ordini, no? Basta eseguire ciò che mi dicono i miei superiori, e quindi arriveremo a una società lobotomizzata, non perché ci siano anche i robot che ci aiutano, ma proprio perché noi diventeremo delle macchine. Non dobbiamo più porci dei quesiti. Pensare è un'attività estremamente faticosa, è peggio del lavoro manuale, molto peggio, perché si fa fatica anche a scuola. Qualche volta mi è capitato che qualche studente mi dicesse: prof, però pensare è difficile. Una volta un'alunna mi ha detto: beh, ma perché dobbiamo pensare? Meglio di no, perché è difficile. Cioè, capite? Stiamo costruendo una società su queste fondamenta, ed è davvero
un abominio, una bestialità, davvero un'atrocità per l'umanità. Ecco poi spiegata la ragione, la motivazione di tanti delitti, di tante atrocità che sentiamo quotidianamente, perché arrivare ad ammazzarsi per un parcheggio significa che qualcosa non funziona più. Non può essere tutto ridotto solo alla frase non sapeva gestire le proprie emozioni, perché sì, da una parte c'è una componente emotiva, ma alla base poi c'è anche la cultura che manca. Quindi, per ritornare alla nostra trattazione originaria, non ho voluto divagare, ma è tutto collegato. Quindi si era tentato di rinviare questo corso di Paolo Nori, per fortuna poi hanno cambiato idea, quindi il corso si farà, ma ricordiamoci sempre che la cultura con la C maiuscola non deve avere censure, non può essere bloccata, perché non deve avere impedimenti o limitazioni politiche, perché la cultura non deve e non può avere barriere, deve essere aperta a tutti, di tutti, deve essere quindi gratuita, sempre a disposizione. E soprattutto ricordatevi che se una cosa non è chiara, o se è difficile, o se apparentemente sembra inutile, non significa che lo sia davvero, significa che eventualmente non avete trovato gli insegnanti, i genitori o le persone giuste che vi abbiano fatto capire il vero valore di quelle cose, perché se ci sono un motivo c'è, non facciamocele mai togliere. Esprimo tutta la mia più grande solidarietà a Paolo Nori, a questo scrittore, e a tutti coloro che si occupano di cultura e di istruzione, quella con la I maiuscola. Noi ci vediamo alla prossima lezione. A presto.